Tu non ti sei mai svegliato una mattina con l'irrefrenabile desiderio di realizzare un cappellino da Goblin? Naturalmente la risposta è no, anche per me, ma me l'hanno chiesto e la prima risposta che ho dato è stato un sicurissimo no, assolutamente no. Poi però a quel punto l'idea era già nella testa e quando me l'hanno chiesto la seconda volta il progetto era già tutto perlomeno studiato. Naturalmente io sono matta solo fino a un certo punto e loro matti non lo sono. Beh, no, dai, insomma. Il progetto ovviamente dietro a un cappello da Goblin c'è e adesso vi lascio Davide a parlarne. Ciao a tutti, sono Davide di Genitori di Ruolo e ho commissionato questo cappello da Goblin fantastico perché noi ci occupiamo di introdurre nuove persone al gioco di ruolo e quindi la fantasia è richiesta in tutti questi giochi e cosa c'è di meglio di un classico Goblin vestito per attirare la gente? Beh, di sicuro si fa notare. Su quello non c'è dubbio. Così oggi vi faccio vedere come sono arrivata in fondo a questa folle avventura. Allora, ho guardato in giro un po' di modelli perché onestamente di solito i cappellini io li faccio a maglia, ma per un lavoro del genere non avrebbero avuto la struttura adeguata. Ho fatto delle prove, ho fatto delle modifiche e adesso vediamo se tutti i miei calcoli funzionano. Ovviamente non è proprio buona la prima, questo giro ho fatto un prototipo. Ho deciso di lavorare comunque in tondo, adesso quindi devo procurarmi anche un marca giro. Lavorare a mezza maglia alta, non a maglia alta perché non mi piace che sia troppo traforato. Cominciamo dall'anello magico. L'anello magico per avere un cerchio abbastanza piatto vuole 8 punti di avvio, 8 mezze maglie alte, ma io non vorrò, ecco, quello che non mi è piaciuto dei modelli che ho visto è che facevano lavorare in tondo con gli aumenti fino ad arrivare alla circonferenza giusta e poi facevano scendere diretti, che è vero che un po' la cupolina la fa, ma a me non la faceva abbastanza, veniva piuttosto dritto. Questo ormai l'ho messo in posa tanto sulla testina da parrucchiera, la mia testina mozza, e quindi si è appianato il difetto. Ma se lo vedete, lo fa ancora, è dritto in questa parte e poi di colpo va giù a cilindro. Sembra una paglietta, non una cupolina. Io invece voglio una cupolina. Quindi in teoria pressappoco la misura dell'uncinetto e lo spessore del filato dovrebbero essere pari. Io farò una parte dei giri di aumento così come sono e una parte più contenuta, gli ultimi 2 o 3 giri intervallati da un giro di punti di mezze maglie basse, mezze maglie alte, lisce, senza aumenti, così da cominciare già a dargli la forma stondata che poi si chiuderà con i giri tutti a mezzo maglia alta senza aumenti, perché comunque già i, i primi giri di mezze maglie alte senza aumenti tendono ad aumentare. Però ecco, io continuo a vederlo quell'effetto piatto sopra e non mi piace. E quindi adesso nella mia testa funziona, vediamo se funziona per davvero, cerco di ottenere una cupoletta più precisa. Anello magico e nell'anello magico 8 mezze maglie alte. Chi arriva sul canale per la prima volta o per la prima volta in un video di uncinetto e non si sente abbastanza sicuro o è proprio alle prime armi con l'uncinetto, nessuna paura, c'è tutto il corso. Quindi io adesso non sto a spiegare che cos'è una mezza maglia alta. Se avete dei dubbi andate al video del corso di uncinetto relativo all'argomento. 8 mezze maglie alte fatte, metto il mio segnapunto che mi accompagnerà fino alla fine del lavoro nell'ultimo punto realizzato e chiudo il mio anello magico. Adesso dobbiamo fare gli aumenti. Una certa quantità di giri saranno con aumenti progressivi, tutti i giri. Adesso spiego anche come. Arrivati a una certa dimensione del nostro cerchio, alternerò giri di aumenti e giri senza aumenti. I giri di aumenti sono quelli del cerchio piatto, quindi il primo giro è questo, ok? Al secondo giro faremo tutti aumenti, per ogni punto di base 2 mezze maglie alte. Al giro successivo faremo una mezza maglia alta, 2 mezze maglie alte, un aumento nella mezza maglia alta successiva. Al giro successivo 2 punti più un aumento, quello dopo 3 punti più un aumento. È sempre quello il meccanismo del cerchio piatto. Io arriverò probabilmente fino a 4
massimo 5 punti più un aumento, e poi comincerò a introdurre i giri senza aumenti. Ve lo dico quando ci arrivo, perché appunto non ne ho già fatto uno, lo sto facendo adesso. Quando sono lì che mi rendo conto che ci si può sbilanciare, lo facciamo. Per ora questo giro è tutti aumenti, un aumento per ogni punto della base. Il giro successivo sarà un punto basso una mezza maglia alta nella prima mezza maglia alta precedente e un aumento nella successiva, ok? Dopodiché, questa parte del cappello, se voi siete abituati a fare il cappello con la maglia alta, fate il cappello con la maglia alta. Adesso sto parlando e non conto. Ah già, brava, ma in questo giro non devo contare. Un aumento, già belle che sbagliato per parlare. Facciamo il giro di aumenti e chiacchiero dopo, che sennò faccio disastri. Se siete pasticcione come me, il sistema è contare i punti, dovremmo averne 16. Mi raccomando, allora, se volete li fate coi punti alti, è più veloce ovviamente. Rimane un po' più traforato, ma può andare bene. Ci vogliono 10 punti alti in quel caso per la partenza. Allora, abbiamo fatto il giro tutto di aumenti, adesso questo giro appunto si va a incrementare. Solo aumenti, adesso una mezza maglia alta e un aumento nel punto successivo per tutto il giro, per farla veloce e non diventare troppo pedante. Adesso andiamo avanti a fare un po' di giri di aumenti ogni giro, quindi il prossimo sarà 2 mezze maglie alte, un aumento, la sequenza è questa: 3 mezze maglie, un aumento, 4 mezze maglie alte, un aumento e via via. Quanti davvero farne? Dipende da voi, dipende dal filo che state davvero usando. Io sto usando un cotone che lavoro morbido ma non troppo col 5. Voi potreste usare un acrilico anche più spesso, potreste usare punti alti o punti bassi. Questo cambia tantissimo la quantità di giri di aumenti. Dovete provarlo, dovete vedere, valutare, anche perché io farò una misura da adulto, una misura da uomo adulto è grosso. Voi fate una misura da bambino, vi fermate molto prima. Quello che vi posso dire sulla prova che ho fatto con l'altro cappellino è che ho smesso io so che devo arrivare a una circonferenza di 59 centimetri, mi faccio tutti i miei schemini. Mi sono fermata a una circonferenza degli aumenti di 50, perché comunque poi un po' aprirà ancora. E un po' deve starsi un po' tirato, se no scappa via. Soprattutto questo che avrà delle orecchie belle pesanti che vanno stabilizzate. È inutile che vi faccio vedere giro per giro, adesso lavoriamo. Nel caso, tanto voi guardate tutto il video e poi vi dirò cosa ho scoperto. Vi dirò di sicuro quando ho cominciato a fare i giri senza aumenti per ottenere il mio discorso calottina, che è quello su cui sto lavorando in questo momento. Il resto ormai l'ho già studiato. No, non è vero, il resto lo studierò mano a mano che faccio il video, però parti del percorso sono già chiare. Cominciate anche voi nel caso, oppure appunto il consiglio migliore è guardate tutto il video e dopo di conseguenza vi regolate col vostro filato. Mi sono portata avanti e ho fatto tutti i giri a mezza maglia alta del cappellino. Allora, non ho fatto lo stesso schema di giri di quello della prima prova. Cosa ho fatto? Va bene, l'abbiamo visto all'inizio, 8 mezze maglie alte nell'anello magico, 8 aumenti, 8 volte un punto più un aumento, 2 punti più un aumento, 3 punti più un aumento, 4 punti più un aumento, 5 punti più un aumento, adesso non so se sto indicando la riga giusta, ma è l'idea che conta. Un giro tutto di mezze maglie alte, 6 punti più un aumento per 8 volte, un giro tutto di mezze maglie alte, ultimo giro di aumenti, quindi con 7 mezze maglie alte e un aumento ripetuto per 8 volte. Dopodiché tutti i giri a mezze maglie alte pari, nessun aumento, sono andata giù dritta fino alla fine. Per quanto la larghezza fosse uguale a quello in lana, la lunghezza non lo era, ho dovuto fare più giri per arrivare alla lunghezza desiderata. Ma queste sono indicazioni che posso darvi solo come logica, non come numeri, perché in base alla misura che dovete ottenere voi, in base al filato che state usando e tutta una serie di fattori, è inutile che io vi dica quanti giri ho fatto. Quello che dovete fare è centimetro alla mano, misurare, provare e controllare se funziona. Ora devo fare il giro con questo effetto costa. Ne farò probabilmente 3 di giri con questo sistema per ottenere un bordo un po' alto e un po' evidente. Cosa devo fare? Sempre mezze maglie alte,
ma prenderò il punto una volta a cavallo del giro precedente dal dietro e una volta dal davanti. Detto, non riesco a dirlo nel modo giusto, adesso ve lo faccio vedere. Carico il filo per la mia mezza maglia alta. Normalmente dovrei entrare nell'asola, ok? No. Cosa faccio? In questo caso, da dietro, passo sotto l'asolina del punto prima, attorno al punto, sotto l'asolina del punto prima, insomma, devo passare attorno al punto, tiro fuori il filo, adesso poi lo vediamo anche da davanti, e chiudo il mio mezzo punto alto. Adesso dovrei entrare in questa asolina qua? No, passo sotto, ma passo sotto da davanti, questa volta, prima l'ho fatto da dietro, esco sotto all'asolina del punto successivo, pesco il filo, lo riporto al dritto. Vedete che adesso il lavoro è davanti? Lo facciamo, qualche volta, non vi preoccupate. Ecco, magari risulta complicato soprattutto le prime volte chiudere il punto. Chiudo il punto con la mia mezza maglia alta. Come chiudo il punto? Dipende dal punto che state facendo. Se state facendo una maglia alta, la chiudete a maglia alta, ok? Carico il filo. Adesso devo lavorare quella dietro. Quindi questa sarebbe l'asolina. Da dietro ci passo sotto, passo oltre e dentro anche sotto al punto successivo. Tiro il filo fuori, ma l'ho tirato fuori a rovescio e chiudo il punto. Ultima volta, carico il filo, questa volta devo farlo da davanti, quindi lavoro da davanti, passo sotto, esco sotto l'altro punto e tiro il filo a dritto. Lo rifaccio lento lento senza dire ancora una volta e poi andiamo avanti. Allora, da dietro, ok? A dietro. E invece quello da davanti, davanti, passo proprio sotto al punto del giro precedente. Questo lavoro dovrò farlo di sicuro per tutto questo giro, di sicuro per tutto il giro successivo, probabilmente anche per quello dopo ancora. Lo faccio e lo vediamo. Intanto faccio tutto, arrivo fin qua e vediamo come si fa il cambio di giro, ma non c'è niente da vedere. Scusate, ho dato per scontato prima l'informazione del perché gli aumenti in modo diverso, perché così finalmente il cappello fa una cupolina un po' più corretta. Adesso si affloscia, si accascia, si vede meno, ma io trovavo che questo faceva molto più difetto, questo invece ne fa molto meno. Mi piace un po' di più. Poi ribadisco, io di solito i cappellini li faccio di maglia, non all'uncinetto, e quindi ho sicuramente più l'occhio e la mano sulla maglia, però è un'alternativa. In questo tipo di lavoro dove ho bisogno di tanta consistenza, il lavoro deve essere bello compatto, l'uncinetto è sicuramente migliore. Ho fatto il primo giro, questa volta i punti erano giusti, qua dovevo essermene mangiata qualcuna a un certo punto perché non finivano pari. Io sto lavorando a spirale, naturalmente si poteva aprire e chiudere ogni singolo giro, ma a me di solito comunque si vede leggermente la riga di cambio giro e mi dà fastidio. È vero che con questa lavorazione qui si vede uno scalino, ma io poi qua andrò a metterci l'etichetta con il mio nome. Ora comincio il secondo giro, poi valuto se sarà l'ultimo o il secondo di 3, ripetendo quello che ho fatto il giro precedente. Questa volta è un po' più facile, si vede, guardate quello che avete fatto il giro prima e dovete rifarlo uguale. Quindi vedete che questo punto è davanti, farò il punto davanti, passo sotto alle 2 catenelle dietro al punto e chiudo. Questo è quello dietro, quindi devo fare la stessa cosa, passo sotto alle 2 catenelle passando davanti al punto e chiudo e faccio tutto il mio giro sempre con questa logica. Ribadisco, non mi scrivo le cose, passa sempre tanto tempo fra una realizzazione e l'altra, non mi ricordo che cosa ho fatto di lì. Adesso lo vediamo subito in realtà, se sono solo 2 giri o se sono 3, perché a me sembrava di contarne 3, ma in realtà il primo modifica leggermente anche l'ultimo giro di punti normali.
E quindi sì, difatti in realtà no, guardate, questo è già il secondo e ultimo giro. Poi decidete che volete fare un bordo più alto, un bordo da rivoltare, perché adesso noi stiamo facendo un cappello particolare, ma voi questa base la potete usare per qualunque tipo di cappellino. Quanto fare alto il bordo è a vostra discrezione. Io in realtà farò questo giro e probabilmente mi fermerò. Prima di decidere comunque sia sarà la prova fisica a dare il responso. Prova fisica superata. Posso dire che il bordo è leggermente più rigido di quello di lana, era un pochettino più elastico, ma tendenzialmente maglia e uncinetto si lasciano andare col tempo. Quindi meglio un po' più tirato che troppo molle già dall'inizio, perché dopo si lascia andare troppo e dopo, soprattutto per il peso che deve sostenere il nostro cappello, potrebbe non essere più in grado di reggere le orecchie che avrà aggiunte. Adesso io ho fatto il penultimo punto, che era quello dietro. Dovrei fare l'ultimo davanti, non farò una mezza maglia alta, faccio direttamente una maglia bassissima che va a sfumare e poi chiuderò col mio solito punto invisibile. Però ecco, prima provate perché adesso avrei potuto disfare e ricominciare. Diversamente, dopo è un pasticcio se avete già tagliato. Ora io so che posso azzardarmi a fare questa cosa. Allora, tante volte do delle cose per scontato, tante volte, dovrei ripeterle, le vediamo un po' tutte le volte. Chi magari si trova ai primi lavori, questo non è un lavoro da primi lavori, diciamocelo, ma nel caso c'è sempre il corso di uncinetto con tutte le cose fatte bene, passo passo, lentamente, qui non sto a dilungarmi troppo. Comunque adesso è il momento di chiudere il lavoro. Come vi dicevo prima, qua io andrò a coprire il dislivello che c'è, è evidente, si vede, non si può nascondere questa cosa, con la mia tag, che può essere anche semplicemente uno di quei nastri con scritto fatto a mano, handmade, che andate ad applicare a cavallo, è carino, rifinisce il lavoro e nasconde questo dettaglio. In questo modo però io non ho nel nessun punto del cappello segni di chiusura di giri e per me questo è importante. Il cappello è pronto, poi ci preoccuperemo di come prendere le misure su dove mettere le orecchie, ma questo verrà dopo. Adesso è il momento di farle le orecchie.